Ciao a tutti, amici del Capricorno. Benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Capricorno, tendenze energetiche generali per la prima metà di gennaio 2023. Abbiamo la carta dell'imperatrice, amici del Capricorno. Si parla di abbondanza, si parla di stabilità, si parla di crescita, di prosperità e fa anche riferimento alla madre o alla maternità in sé. Può anche essere la gestazione di un progetto, non necessariamente di un bambino. Poi ognuno di voi lo applica alla propria realtà. Andiamo a vedere con i tarocchi. Intanto io vi ricordo che le letture sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete semplicemente quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare proprio nulla o se voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare ascendente, segno lunare o Venere. Sotto nella descrizione del video poi trovate il link ad un video che spiega come mettere insieme il messaggio di diversi oroscopi, trovate il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi e trovate il link al video del corso di tarocchi che inizierà a gennaio del 2023, fine gennaio. Il termine per l'iscrizione è il 15 di gennaio e nel video appunto spiego il programma e le modalità di svolgimento del corso. Poi per qualsiasi altra informazione mi potete sempre mandare un'email. Allora, cominciamo con un bellissimo 2 di coppe, un fante di spade, un 2 di spade, la carta del mago, un 6 di spade, un 6 di bastoni e un 4 di bastoni. Ragazzi, sento che si va verso, come vi dicevo, la stabilità. Partiamo da un 2 di coppe. Può fare riferimento a un incontro, per qualcuno può essere una collaborazione lavorativa, per qualcun altro un incontro di tipo romantico o anche semplicemente affettivo, no? Ma potrebbe fortemente essere questo fante di spade, per qualcuno magari una persona giovanile, piena di entusiasmo, con tante idee, però diciamo che con questo 2 di spade c'è qualche cosa che a voi così non è molto chiaro. Mm, Molte volte il 2 di spade parla di dubbi e anche di una scelta da dover affrontare. È come se frequentando o andando avanti nella relazione con questa persona vi trovaste davanti ad un bivio. Il fatto che ci sia il mago qui è un po' come il ok, vado o non vado, faccio questo viaggio, faccio questo passo in più verso la stabilità, verso questa nuova persona, oppure rimango qui. Quindi qui vediamo che in realtà il viaggio lo fate, nel senso che è il 6 di spade una carta di spostamento, non solo da un punto di vista fisico, ma molte volte lo è da un punto di vista mentale. Quindi magari qui i dubbi che venivano fuori con il 2 di spade, con i 6 di spade si iniziano a lasciare un pochettino indietro e in effetti poi vediamo che arriva il riconoscimento, il successo. Il 6 di spade è una carta veramente sì, di successo, appunto. E con il 4 di bastoni alla fine c'è la stabilità, c'è la celebrazione, c'è per qualcuno si parla proprio di un contratto, o perlomeno un accordo, anche se fosse una questione lavorativa l'accordo lo vedrei più qui e poi qui vedrei di più, diciamo un pre-contratto, perché quelli che sono realmente i contratti stabili potrebbero essere quelli con il Papa piuttosto che magari con la giustizia, ecco. Va bene, andiamo a vedere carta per carta cosa riesco a dirvi di più. Io intanto vi ricordo che ho pubblicato gli oroscopi del 2023, sono 4 e li trovate nella playlist. Ce n'è uno generale, uno sulla crescita spirituale, uno sull'amore e gli affetti e l'altro sul lavoro e le finanze. Allora, andiamo a vedere questo 2 di coppe. 8 di bastoni e l'eremita. Interessante perché sono due carte un po' in contrasto. Io credo che qui uno dei due sia una persona piuttosto indipendente e anche direi saggia da un punto di vista spirituale, se vogliamo. Ragazzi, per qualcuno ho la sensazione che siate due anime antiche.
e che vi stiate accompagnando mano a mano. Ma andiamo avanti, andiamo a vedere il fante di spade. Wow, 10 di bastoni e ruota della fortuna. Sì, qui ha a che vedere con il fante di spade, come vi dicevo, è sempre un'energia che riguarda la mente, le idee, gli entusiasmi per le nuove prospettive, anche i nuovi progetti, no? E qui c'è da lasciarsi indietro con questo 10 di spade. Vi faccio presente che sono due 10, due carte di chiusura e inizio cicli, soprattutto la ruota della fortuna parla proprio di cicli karmici. E qui c'è qualche cosa che si lascia indietro, è come un osservare le responsabilità che vi sono state date e restituirle semplicemente al mittente, restituire quelle che non sono vostre in realtà, ma qui le cose cambieranno. La ruota della fortuna è sempre una carta molto positiva, eh. Andiamo a vedere il 2 di spade. Può parlare di un colpo di fortuna, può parlare del destino, del fatto che arrivi qualche tipo di cambio per destino. Quante carte che abbiamo qui. Allora, la prima è un 3 di pentacoli al contrario, poi abbiamo nuovamente l'energia del 6 di spade, poi abbiamo il 3 di coppe, un 2 di coppe al contrario e un 3 di spade, ragazzi. Ho come la sensazione che non sappiate se fare questo passo in direzione di questa persona o relazione o situazione perché siete abituati a essere da soli, a essere indipendenti, ed è come se ci fosse una sorta di paura a ferire l'altra persona. Oppure con questo 3 di pentacoli potrebbe essere che magari la persona che avete conosciuto sta uscendo da una situazione e che quindi siate un pochettino lì se iniziare o no perché insomma diciamo che non è completamente ancora definita. Andiamo a vedere il mago. Regina di coppa al contrario, il giudizio al contrario e la carta degli amanti al contrario. È come se vi dicessero di prendere in mano la situazione dal punto di vista dell'amore e non tanto da quello che è il punto di vista mentale di cui ci parla il fante di spade. Perché qui ho la presa di consapevolezza del giudizio al contrario, l'armonia e l'amor proprio degli amanti che è al contrario, e anche quando la regina di coppe è al contrario, cioè è come se vi sentissi un po' immersi in una confusione emotiva e con la carta del mago vi dicono un po' di rimettere in ordine, di fare qualche cosa di concreto per rimettere in ordine questa sorta di instabilità o disequilibrio che state vivendo, che sento più essere una cosa vostra interna piuttosto che una cosa reale, presente fisicamente, diciamo. Andiamo a vedere 6 di spade. Sette di coppa al contrario, il carro al contrario, la carta dell'appeso al contrario. Sì, avete difficoltà a capire che direzione dare alla relazione, al compromesso, a questo tipo di incontro, alla situazione, perché fondamentalmente è come se non vedeste alternative o altre possibilità. Vi ricordo che qui avete il 2 di spade che è rappresentato da una persona che ha la benda sugli occhi, quindi c'è qualche cosa che in effetti a inizio periodo non si vede. E anche qui con la carta del giudizio al contrario, c'è qualcosa che non state prendendo in considerazione e credo molto che sia qualcosa che riguarda il vostro lato interno, come state vivendo voi in questo tipo di situazione. Qui ragazzi con la carta dell'appeso al contrario si sblocca qualcosa. Se prima non si vedevano prospettive, non si vedeva una direzione, qua invece ci si sta muovendo. Cambia qualcosa. Andiamo a vedere il 6 di bastoni. Abbiamo un 5 di spade, una regina di spade, un 5 di bastoni e un re di spade. Impressionante. Voglio andare a vedere anche prima questo 4 di bastoni.
10 di denari al contrario. E 5 di denari al contrario. Allora, la sensazione che ho io, ragazzi, qui è che è più una questione di principio, forse mi viene da dire, perché abbiamo due figure di spade, quindi può essere all'interno di una coppia, fortemente, questi tipi di discussione. E quando ci sono queste due carte, vi dico che le discussioni sono veramente discussioni sterili, che non portano a niente. Io credo che qui vi dobbiate staccare da un certo modo di fare, o meglio, diciamo che tutto questo turbinio di emozioni non vi permette di essere chiari, ok? E di appunto fare questo lavoro di distacco da certe idee, da certe credenze. Mm? E quindi qui nascano probabilmente certi conflitti interni o esterni che siano, principalmente diciamo conflitti verbali, ok? Dove in realtà non c'è un reale vincitore, è vero, voi avete 6 di bastoni, probabilmente avrete una sorta di vittoria, l'avrete vinta in qualche tipo di questione, ma in realtà è una vittoria di quelle che poi lascia l'amaro in bocca, perché appunto, come vi dicevo, è più una questione di principio che non troviamo un accordo comune che possa far felice entrambe. Quindi in realtà la stabilità la vedo, ma non vedo una concretezza. Può essere che ci sia quell'unione, quell'accordo, piuttosto che anche l'andare a vivere insieme, perché qui comunque ci sono delle carte di viaggio e di spostamento, però ecco poi quell'amaro in bocca di cui vi parlavo è perché poi una reale concretezza, una reale unità familiare non c'è e anzi può essere che il dispendio a livello energetico sia maggiore di quello che voi vi aspettavate con questa persona, situazione, progetto, insomma. Vedete quello che per voi è. Andiamo a vedere con Osho cosa riesco a dirvi di più. Perché in realtà la carta dell'imperatrice è una carta che va verso la stabilità. E in effetti la stabilità c'è, ma è il vostro senso di appagamento concreto che manca, io credo. Ok, andiamo a vedere con Osho. Stress e morale, eccola qua la rigidità mentale che bisogna lasciarsi indietro e in effetti è una regina di spade questa morale. E anche il 7 è un 7 di bastoni, una carta di lotta, una carta di difesa, è qualcuno che ha bisogno un attimo di lasciar andare, ragazzi. Siete tanto nella testa, sento. Ci sono tante spade in effetti. E avendo la carta dell'imperatrice sento che forse avete più bisogno di connettervi con le vostre emozioni, col vostro amor proprio, col lato emotivo, con quello che è tutto, diciamo, la sfera spirituale un po' della situazione, no? Va bene, andiamo a vedere ancora una carta dalle fatine. Ah, e la morale giustamente parla di rigidità mentale. Anche qui avete 6 di spade, e anche qui siete sovraresponsabilizzati o vi state sovraresponsabilizzando di qualche cosa. Siete troppo rigidi, sia nei vostri confronti che nei confronti degli altri. Va bene, andiamo a vedere le fatine cosa vi dicono. Guarigione, esatto. È tempo per te di dare e ricevere guarigione. Ognuno di noi ha il dono naturale di poter guarire se stesso e gli altri, anche tu. In effetti, tutti nelle mani, tutti abbiamo un campo energetico, tutti attraverso le mani si può guarire. Guardate, infatti, questa fatina ha le mani illuminate e un arcobaleno. Non so se si vede l'arcobaleno. È un po' quello che fa Reiki piuttosto che la pranoterapia, insomma. C'è bisogno di coccolare un po' di più la sfera emotiva. Fate qualche cosa per iniziare a guarire
tutto questo lato emotivo un po' in disequilibrio che vediamo qui in centro lettura, ok? E che vi manca la comprensione di qualche cosa per riuscire a fare questo, diciamo, questo salto evolutivo. Bene, amici del Capricorno, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata di ispirazione. Se vi è piaciuta potete mettere like, potete iscrivervi o condividere. Ogni tipo di supporto per me è molto importante. Io vi auguro di iniziare il 2023 davvero in modo splendido. Si dice che sarà l'anno della raccolta, quindi vi auguro di raccogliere il più possibile e di iniziare a essere le persone che volete diventare. Vi mando un forte abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!